Ciao a tutti e a tutte, io sono Angela, benvenuti a questa puntata di Conosciamo le Sibille con il mazzo I misteri della Sibilla. Trovate i link in descrizione per vedere la video recensione e per acquistarlo, nel caso dovesse piacervi. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa serie, cliccate in alto a destra per accedere alla relativa playlist. Bene, direi che possiamo entrare nel vivo della puntata con l'analisi dei 4-5. La prima sibilla che andremo ad analizzare è il 5 di cuori, dal titolo Allegrezza. La scena che vedete qui a fianco vede rappresentata una donna sotto braccio ad un uomo, vestiti elegantemente in atteggiamenti confidenziali e sembrano divertirsi molto. A livello simbolico l'intera immagine esprime gioia e spensieratezza che entreranno presto nella propria vita. I significati principali della carta sono spensieratezza, novità, conquiste. Gli aspetti al dritto di questa sibilla si riferiscono in genere a tutto ciò che di bello e positivo sta per entrare nella propria vita e che porterà soddisfazione e serenità. È di buon auspicio soprattutto nelle letture sentimentali, una nuova conoscenza, un nuovo amore, ricevere attenzione da parte di qualcuno, il miglioramento di un rapporto, una riconciliazione e anche l'ufficializzazione di un legame. Per le questioni lavorative e finanziarie possono giungere presto soddisfazioni, promozioni, ricompense, donazioni o collaborazioni vantaggiose. In situazioni difficili finalmente arrivano soluzioni a un problema e miglioramenti. Infine la sibilla allegrezza è indice di novità, buone idee e notizie, conquiste, nuovi inizi e progetti, speranza per il futuro. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo sono in campo sentimentale le delusioni, l'instabilità e la sfiducia. In un rapporto può essere difficile portare avanti un amore stanco e senza slanci di passione, oppure una relazione sarà breve e per i single non ci sono conoscenze interessanti. Per le situazioni in genere si cerca di fare vari sacrifici e con poche soddisfazioni. Possono esserci contrattempi, fastidi creati da qualcuno e frustrazione per progetti bloccati o rinviati. Al contrario, non è del tutto negativa, perché se circondata da carte positive ci saranno comunque miglioramenti e situazioni difficili che si alleggeriscono. La carta allegrezza corrisponde al 5 di cuori, che indica avvenimenti felici e soddisfazione in arrivo, soprattutto grazie alla propria forza di volontà e all'impegno, che deve mantenersi determinato e costante nel tempo, nonostante qualche piccola delusione passeggera. I tempi di realizzazione della carta vanno dal 15 al 20 giugno. La carta consiglia di mantenere un atteggiamento equilibrato ed essere grati, soprattutto per raccogliere quei doni che sono presenti o in arrivo nella propria vita. La seconda sibilla che andremo ad analizzare è il 5 di cuori, dal titolo Malinconia. L'immagine che vedete qui a fianco rappresenta una donna seduta che sta lasciando cadere alcuni fiori, simbolo di qualcuno o qualcosa che ha perso. Dall'intera scena traspare tristezza e rassegnazione. Essendo circondata da alberi, simbolo di vitalità e radicamento, probabilmente sta cercando la forza per reagire a questo stato di malinconia. I significati principali della carta sono tristezza, perdita, solitudine, nostalgia. Gli aspetti al dritto di questa carta indicano in genere lo sconforto per avvenimenti spiacevoli già accaduti o l'arrivo di momenti di difficoltà che provocano un turbamento. Può riguardare un momento di solitudine, di crisi e bisogno di attenzione e sostegno. In ambito sentimentale può esserci una ferita ancora aperta o nostalgia del passato. Per le coppie c'è disaccordo che può portare a tensioni, litigi, perdita di interesse e in alcuni casi sfociare in un allontanamento provvisorio o chiusura della relazione. In ambito lavorativo e materiale, la sibilla malinconia può indicare insoddisfazione professionale, abbattimento morale a causa dello stress, spese eccessive, debiti e affari poco chiari.
Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo parlano sempre di situazioni spiacevoli e momenti di tristezza, ma che diventano passeggeri e con risvolti favorevoli, soprattutto se circondata da carte positive. Ad esempio, nelle relazioni il disaccordo lascia spazio alla pace e all'armonia, il bisogno di aiuto sarà soddisfatto, il senso di vuoto e solitudine di un rapporto concluso sarà colmato dalla giusta accettazione o da una nuova conoscenza. In ambito economico, dopo qualche incertezza e difficoltà iniziale, ci sarà un miglioramento o si otterrà un buon risultato in progetti lavorativi e negli investimenti. La carta malinconia corrisponde al 5 di quadri, che esprime forza e coraggio da utilizzare nei momenti di difficoltà, soprattutto per muoversi verso il miglioramento e sovvertire le situazioni poco chiare e che generano insoddisfazione. I tempi di realizzazione della carta coprono un periodo dal 15 al 20 maggio. La Sibilla Malinconia consiglia di accettare le difficoltà, il senso di solitudine e abbandono come tappe necessarie per una sana evoluzione interiore e per superare le sfide future. La terza sibilla che andremo ad analizzare è il 5 di fiori, dal titolo Fortuna. L'immagine che vedete qui a fianco vede rappresentata la personificazione della fortuna, una figura femminile nuda in equilibrio su una ruota che osserva tra le fronde di un albero. La ruota è simbolo di dinamicità dove tutto può accadere velocemente. I momenti positivi si alternano a quelli negativi e bisogna saper cogliere le opportunità al momento giusto. I significati principali della carta sono cambiamenti rapidi, successo, felicità. Come si può perfettamente intuire, questa è una carta molto favorevole e gli aspetti al dritto in generale indicano abbondanza e soddisfazione in tutti gli ambiti della vita. Quando esce in una lettura, la fortuna è dalla nostra parte per la realizzazione dei desideri e delle ambizioni, ma bisogna comunque essere determinati e impegnarsi tanto. Anche nelle situazioni più difficili questa sibilla porta la soluzione ad un problema e sovverte il significato di carte vicine negative. In amore può esserci il ritorno di un ex, una riconciliazione o un nuovo incontro. A livello professionale arrivano successi e soddisfazioni dopo un duro lavoro, ma possono giungere anche senza meriti personali. Gli aspetti con la carta al rovescio o in ambito negativo di un metodo riguardano in genere dei cambiamenti negativi ma che avranno un risvolto positivo nel tempo. Infatti tutto ciò che può sembrare difficile nel presente e contrario ai nostri desideri si dimostrerà in futuro giusto e vantaggioso. Le situazioni difficili migliorano e si concludono positivamente. Nelle relazioni si deve fare attenzione all'instabilità emotiva e a vecchi attriti che ritornano a galla, possibili delusioni e inganni da parte di una persona fidata, aiuto e appuntamenti mancati. Infine, con la fortuna al contrario, possono esserci ansia e sfiducia in se stessi a causa di blocchi, ritardi e situazioni nel lavoro o legali poco chiare. La fortuna corrisponde al 5 di fiori, che porta serenità, felicità ed è di buon auspicio per tutte le questioni pratiche, con l'arrivo di un momento di prosperità e buone opportunità da cogliere. I tempi di realizzazione di un evento predetto nella stesura vanno dal 15 al 20 aprile. La carta consiglia di non dare mai nulla per scontato e che per attirare la fortuna occorre impegnarsi e crederci veramente. La quarta ed ultima sibilla di questa puntata è le 5 di picche dal titolo Morte. Nell'immagine che vedete qui a fianco vi è un uomo esanime in un letto e accanto vi è la morte che attende il suo ultimo respiro per compiere il suo tragico dovere. Questa carta visivamente è molto forte e diventa simbolo di trasformazione e passaggio ad un nuovo inizio. I significati principali della carta sono cambiamento drastico, conclusione e squilibrio. Gli aspetti al dritto si riferiscono la maggior parte a situazioni in evoluzione che tendono ad una chiusura o a una profonda trasformazione. Alcuni cambiamenti possono avvenire improvvisamente e non possiamo far altro che accettarli. Molti di questi sono traumi e passaggi dolorosi necessari ad iniziare un nuovo percorso di vita o per liberarci di qualcosa che ormai è diventato vecchio e che è destinato a finire. Con la carta della morte può anche concludersi un periodo difficile e si
si può finalmente trovare la pace. In amore e negli affetti possono esserci forti litigi e delusioni, un tradimento o la fine di un rapporto. In ambito lavorativo può significare la possibilità di commettere gravi errori, perdite di denaro e debiti. La carta della morte al rovescio o in ambito negativo di un metodo assume una forma più leggera, ma i suoi significati sono sempre legati a momenti difficili e cambiamenti dolorosi, solo che troveranno presto una conclusione positiva e saranno passeggeri. Alcune situazioni complesse andranno a migliorare, anche se molto lentamente. In genere può indicare un periodo pesante e noioso, situazioni instabili, c'è mancanza di stimoli e ci sono scarse possibilità sia in amore che nel lavoro. La carta della morte corrisponde alle 5 di picche, che indica un periodo abbastanza turbolento. Possono esserci conflitti interiori o con una persona cara, difficoltà di vario tipo e problemi difficili da risolvere. Per i tempi di realizzazione, luglio è il periodo di riferimento e in particolare dal 15 al 20. La carta consiglia di liberarsi di vecchi schemi che bloccano la propria evoluzione e accettare senza opporsi ad un cambiamento doloroso che porterà nuove opportunità di sviluppo e benessere. Bene, spero di essere stata utile ed esauriente. Se volete vedere all'opera le sibille di cui abbiamo appena parlato, in questa schermata troverete la playlist con l'oroscopo settimanale in cui le utilizzo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Ciao!